Jeff Bezos è uno degli imprenditori più conosciuti degli ultimi anni, non ha certo bisogno di presentazioni. Noi all'interno di questo video cercheremo di isolare 5 lezioni che possono tornare utili a chiunque faccia impresa o abbia intenzione di iniziare a farla. Primo, cultura del lungo periodo. Le decisioni di Bezos infatti non vengono mai prese in vista dell'oggi e hanno una proiezione temporale molto lunga, almeno dai 10 ai 20 anni. Pensate che il primo profitto di Amazon è stato registrato soltanto dopo 7 anni dalla fondazione dell'azienda e ogni anno Bezos è riuscito a convincere tutti, a partire dagli investitori, che il percorso era quello giusto, che bisognava sacrificare il guadagno oggi continuando a investire per riuscire ad avere il controllo del mercato domani. Proprio a lungo periodo è dedicato uno dei progetti più ambiziosi di Bezos, la costruzione di un gigantesco orologio che costerà più di 40 milioni all'interno di una montagna del Texas e che muoverà le sue lancette soltanto ogni 100 anni e suonerà solo dopo 1000, proprio un monumento alla mentalità di lungo periodo. Secondo, coltivare gli errori. Spesso nelle sue conferenze Bezos ha detto: Amazon è il miglior posto per fallire, e non perde mai occasione di descrivere quali sono stati i fallimenti in termini di business, a partire dal famoso Kindle Phone. Bezos ci tiene a elencare quelli che sono gli errori perché dice: se non c'è una sperimentazione e una propensione al rischio non ci sarà mai reale innovazione. 3. Mettere sempre il cliente al centro. Lo ripete spesso nelle dichiarazioni ai suoi dipendenti: Amazon fallirà quando comincerà a concentrarsi sulla concorrenza. L'unica persona della quale bisogna preoccuparsi nel business per Bezos è il cliente. Non è un caso infatti che Amazon sia sempre alla ricerca di nuove strategie per migliorare il suo servizio e abbassare i prezzi garantiti sui suoi prodotti. 4. Attenzione maniacale ai dati. Amazon è una delle aziende che per prima ha capito l'importanza di raccogliere e segmentare i dati degli utenti, delle prestazioni legate per esempio ai suoi dipendenti, alle iniziative che funzionavano e a quelle che funzionavano meno, e prendere le decisioni sulla base di questi dati. Quinto, capacità di sintesi. Molto famoso è il framework applicato da Amazon nelle sue decisioni. Ogni dipendente infatti, quando vuole proporre una propria idea, e questo vale anche per i manager, deve prima riassumerla in un documento di massimo 6 pagine. Bezos infatti ha ripetuto più volte che il mettere per iscritto le proprie idee e doversi contenere in uno spazio molto definito faccia sì che vengano eliminati tutte quelle informazioni che non sono importanti e ci si focalizzi solo sul cuore del progetto. Se avete trovato utili queste 5 lezioni oppure le avete già sperimentate nella vostra attività, fatemelo sapere nei commenti. Ricordate di iscrivervi al canale se volete anche ricevere prossimi aggiornamenti di questa rubrica 5 lezioni di, nelle quali analizzeremo esperienze e indicazioni che ci vengono da protagonisti di diversi settori.